In questo video illustro come realizzo un dipinto con la tecnica china ed acquarello utilizzando gli strumenti che ho presentato in un video precedente dal titolo China ed acquarello alla mia maniera. Il soggetto è lo stesso presentato in quel video e rappresenta dei fiori di un'aiuola urbana da cui il titolo Iris a pegli. Iniziamo con il disegno a china. Poiché la china non si cancella, o siamo sicuri di mantenere le giuste proporzioni, oppure ci aiutiamo con un disegno preliminare a matita delle masse principali. Non serve scendere troppo nei dettagli. Allora, qui colloco un pezzo di siepe che mi dà la proporzione su questo lato, accenno l'albero che verrà collocato più o meno in questa posizione, dopodiché questa casa in lontananza, le case sottostanti, e arrivo al mio bordo destro. Scendendo, qui completo l'aiola, poi in questo punto collocherò l'iris, qui il secondo, e il terzo. Un pezzo dell'aiola che mi serve per l'introduzione all'interno del quadro, anzi inclinata così, qualche stelo, così. Come vedete, questo è quanto basta. Non ho indicato le persiane, sempre molto numerose, ne do soltanto un piccolo accenno, più o meno mantenerla a questa altezza, così, nulla di più. In questo modo ho la certezza di completare il disegno entro i limiti del foglio. Possiamo passare all'utilizzo della china. Un'avvertenza preliminare. Per evitare di sporcare con la mano il disegno già fatto, per chi è destro come me, si inizia dalla parte sinistra e si procede verso destra e dall'alto verso il basso.
Iniziamo con l'albero. Non servono troppi dettagli, anzi lo realizzo in modo molto rapido, come potete vedere. Passo già alla casa. Questa è la fila delle finestre che realizzo in modo molto rapido. Un'avvertenza importante è quello di mantenere sempre la fila di finestre inferiore in corrispondenza di quella superiore. Qui compare un semaforo che accenno velocemente con le finestre nella parte posteriore. E così completo il mio disegno. Sento che il pennello inizia a scaricarsi, allora ne approfitto per rappresentare questa siepe del secondo piano che, proprio per esprimere la sua profondità, l'accenno brevemente con il pennello quasi scarico dalla china, lasciando in pratica dei tratti più scuri nella parte anteriore, questo per favorire la profondità, come ho detto. Completo il disegno. Passiamo agli iris. Gli iris ne accenno velocemente la forma e lascerò, proprio per lasciare lo spazio bianco e non dimenticarmi. Come vedete sono abbastanza impreciso, lascio uno spazio bianco abbastanza grande
e poi dipingerò gli iris in negativo, e quello che maggiormente importa, a mio avviso, più della precisione, è la collocazione degli oggetti in modo artistico all'interno, in modo piacevole. Ecco, adesso sono nella parte anteriore, posso anche concedermi qualche tratto maggiore di inchiostro di china, proprio essendo nella parte anteriore. Anche in questo caso tutto per rendere gradevole la mia composizione. Non seguo molto la realtà, anche perché dobbiamo sempre ricordare che noi stiamo facendo un quadro e non una fotografia, per cui è sempre meglio qualche cosa che sia artistico, abbia una composizione artistica, piuttosto che di per sé fedele al 100% rispetto a quello che vediamo. Ecco, questo è quanto.